Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Giorno dopo Napoli Union Berlin, incazzati come non mai, senza dormire come non mai, ma sta diventando ovviamente una prassi dopo molte partite del Napoli di quest'anno. Di chi è la colpa? Di colui che è seduto in panchina, che deve andare via quanto prima. Con un po' di dignità, un allenatore diverso avrebbe dato le dimissioni e lasciato appunto la guida della squadra a chi ne ha più competenza. Tant'è vero che io ancora non riesco a credere ai miei occhi che ci sono tanti, e dico tanti, tifosi del Napoli che ancora non hanno capito qual è il problema di questa squadra. Sta seduto in panchina, cari ragazzi, e ogni volta che apre la bocca fa danni irreparabili. Irreparabili. Scusatemi un inizio un po' così, forse non vi ho nemmeno salutato. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, iscrivetevi al canale se la pensate come me, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io mi sono schierato dalla parte dei Garcia Out in tempi non sospetti. Ci arriviamo e vi faccio vedere le prove, perché poi se si sale su un carro piuttosto che un altro bisogna comunque argomentare le scelte, cosa che fanno in pochissimi sul web, in televisione, giornalisti eccetera eccetera, che poi cambiano bandiera o cambiano opinione in base a un risultato piuttosto che ad un altro. La mia visione è totalmente chiara da un sacco di tempo. Ecco le prove. Era il 21 settembre 2023. Il mio primo video, e ce ne sono stati pochi con scritto il Garcia Out, perché poi da lì in avanti io non ho avuto alcun dubbio, e anche vista la partita di ieri, la prestazione della squadra, continuo a non averne. Eccolo qua, 21 settembre 2023, era il post partita di appunto Braga-Napoli, dove il signore in questione va in conferenza post partita, noi vinciamo la partita con un'autorete, e dice: noi quelle palle forti da mettere in area le studiamo in allenamento, perché può sempre succedere qualcosa. Calcio da espedienti, calcio da giocata del singolo, fase difensiva che non esiste e soluzioni che non portano a una beata mazza, caro Garcia. Quindi se hai un minimo di palle, dimettiti da solo, perché il presidente sta giocando con il fuoco e molto probabilmente non ha capito dove non arriveremo quest'anno, perché non arriveremo quest'anno. Partiamo dal fatto del ciò che esce da bocca all'allenatore. Anche ieri, l'altro ieri, nel pre-partita, la partita con l'Union Berlin non è una partita decisiva per il passaggio del turno. Qual è la partita decisiva? Qual è? Il Madrid al Bernabeu, o l'ultima, andarti a giocare l'ultima col sangue agli occhi tra una squadra e l'altra, che poi il livello tecnico va un attimo a livellarsi perché entrano in gioco motivazioni, soldi, passaggio del girone per una squadra, in questione il Braga, che darà tutto per passare il turno nel caso si arrivi poi con 2 punti di distacco, un punto di distacco, e può andarti sopra con una vittoria. Fatto sta che a livello di punti nel girone non è compromesso un bel niente, perché il Napoli comunque le aspettative sono e credo saranno che andremo a Braga con 2 risultati su 3 per poter qualificarci. Il problema è un altro. Il problema è che l'Union Berlin non è una partita decisiva. Lindstrom deve farmi una giocata e deve dimostrare anche se entra 10 minuti. Cioè, tu ieri sei andato nel post partita e hai continuato a far trapelare incompetenza totale. Io non ne posso più. Non ne posso più. Il cambio di Politano non è arrivato nemmeno troppo tardi. All'85esimo non significa che l'ho cacciato troppo tardi. Ma che cazzo dici, Garcia? Ma che dici? Ma che cosa dici? Cosa dici? Non hai visto niente, non hai letto una beata mazza della partita. Ci arriviamo perché dopo questo video iscrivetevi al canale e condividete questo sfogo, perché dopo questo video arriva anche la lavagna tattica per
farvi vedere, secondo me, cosa non è andato nella partita di ieri, sono le cose che non vanno da inizio campionato. Quindi, senza che facciamo, va tutto bene. Pochi giorni fa Lobotka e Di Lorenzo si decantavano il lottare per lo scudetto nelle interviste post partita prima dell'Union Berlin, mentre Garcia inveiva sul fatto del 4-3 torno Osimhen. Non lo sappiamo se poi con Osimhen possiamo fare lo stesso modulo. Si parla di moduli come se si sapesse cosa si sta facendo. Non si sa una beata mazza, non si sa praticamente niente di ciò che si sta facendo. Abbiamo fatto resuscitare i morti l'Union Berlin, una squadra che non stoppa un pallone, non fa due passaggi uno dietro l'altro. Palla avanti, abbiamo preso il contropiede più elementare della storia del calcio, non avendo gamba poi per recuperare. Altro punto a sfavore di Garcia, perché senza che mi venite a dire è un Napoli che corre, è un Napoli che corre sì i primi 60 minuti e lo fa anche male, perché ieri in quella situazione nel recupero siamo stati lenti nel leggere il contropiede, lenti nel recuperarlo. Lasciamo due punte così lì davanti. Forse l'abbiamo battezzati scarsi, perché Garcia vi ha detto che è una squadra scarsa e possiamo tranquillamente vincere la partita. Non lo so, per me tutte le partite sono importanti, tutte le partite possono essere una finale e tutte le squadre possono metterti in difficoltà. È solo così che riesci a diventare onnipotente e overprodurre al di sopra delle caratteristiche di ogni singolo calciatore, perché messi in queste condizioni mentali si fanno solamente brutte figure. Quindi non capisco come c'è ancora gente che lo difenda, non capisco come ci sono persone che poi possano venirmi a dire sì, ma non è tutta colpa dell'allenatore. Assolutamente, le colpe in primis sono del presidente che ce l'ha messo lì e non ha calcolato i rischi che si potevano correre mettendolo sulla panchina del Napoli. Per me è un uomo che non merita né Napoli, né la squadra, né tantomeno la società. Niente, non merita niente. Una beata mazza, lo ripeto. Per amor di Dio, mandate questo personaggio via da Napoli e io mi auguro che si facciano 3 punti ad Empoli e, caro presidente, c'è la sosta, tempo per esonerare e far entrare il nuovo allenatore. Mazzarri, a Napoli serve qualcuno che rinfreschi un attimo la mente dei calciatori e gli faccia capire che sono gli stessi che hanno vinto lo scudetto e gli stessi che hanno messo paura a mezza Europa l'anno scorso. Sono gli stessi. Fisicamente è stata fatta una preparazione di merda, fisicamente non andiamo da nessuna parte perché sta giocando sempre lo stesso 11 senza nemmeno cambiarne uno e ci sono calciatori che sono alla frutta, così come Di Lorenzo fisicamente. Ieri Politano poteva essere cambiato prima, dovevi togliere Quara perché Quara ieri andava tolto. Dopo un primo tempo così e dopo che portava palla senza passare quel benedetto pallone, lo dovevi tirare fuori. Quindi cosa si deduce? Si deduce che non va bene niente a livello mentale in questo spogliatoio, per il semplice fatto che Garcia, Kvaratskhelia, Politano e Osimhen, quando tornerà, non li sostituirà mai più prima del 75esimo, anche se faranno delle prestazioni oscene per non ritrovarsi nella situazione di essere mandato a quel paese dagli stessi. Quindi non si è chiarito niente, perché altrimenti ieri sostituivi Kvaratskhelia. Ci sono ancora gli attriti nello spogliatoio, c'è un Di Lorenzo che grida al non disunirsi da settimane e per fortuna ci stiamo riuscendo nei limiti del possibile, facendo un campionato schifoso a livello di prestazioni ad alti e bassi. È una Champions dove hai fatto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non ci siamo fatti nemmeno male tantissimo, né in Serie A né in Champions League. È il momento giusto per mandarlo a casa, prima che succeda l'irreparabile. Ma a quanto vedo stamattina io mi aspettavo qualcosa di molto più serio a livello di provvedimenti, non c'è ancora stato niente, quindi si vuole scherzare con il fuoco?
ci si sta bruciando già. Ci si sta bruciando già. Ieri abbiamo giocato contro una squadra che non è né capo e né coda. Né capo né coda a questa squadra. Bonucci in conferenza post partita nell'intervista ha detto abbiamo fatto una partita stoica. E certo, venivano da 46 sconfitte di fila. Sei arrivato a Napoli a prenderti un pareggio, un punto in Champions e per lo più in casa nostra. In casa nostra. Da quanto tempo non leggevamo che il Maradona non è più il Fortino o il San Paolo, chiamatelo come volete, non è più il Fortino di una volta. 2 vittorie su 7 in casa. 2 vittorie su 7. Dobbiamo aggiungere altro. Dobbiamo mandarlo a casa. Sempre. Sempre, lo dirò sempre. 21 settembre il video. Io continuerò fino a fine campionato. Pure se Garcia arriva quarto. Anche se arriva quarto. Mi auguro che non lo finisca il campionato perché rischiamo di non arrivare da nessuna parte. Perché se la partita di ieri non era decisiva, allora io non ho capito proprio niente né di pallone né di quali siano poi le partite decisive. Ieri 3 punti ti portavano agli ottavi, con un piede e mezzo negli ottavi, andandoti a giocare le ultime 2 partite con estrema nonchalance. Invece, con una rosa del genere ti devi presentare e rischiare la qualificazione nell'ultima gara contro il Braga. Lo scenario migliore sarebbe che l'Union Berlin batte il Braga, va a 4 nella prossima partita e te un pareggio ti porterebbe un solo punto e una vittoria, hai il doppio risultato contro il Braga, puoi passare tranquillamente il turno. Ma mettiamo il caso che il Braga vince con l'Union Berlin e il Braga va a 6 punti. Il Braga va a 6 punti, l'Union Berlin resta fanalino di coda, non è andata da nessuna parte più e siamo noi a 7, loro a 6 e andiamo a Braga nell'ultima partita. Secondo voi andarci a giocare una qualificazione in un girone del genere con 2 squadre che sono nettamente inferiori a Real Madrid e Napoli, con un punto sotto il Braga farà la partita della vita e con Garcia in panchina non andiamo agli ottavi, non ci andiamo se ci presentiamo così, perché quella sarà poi la partita decisiva con Garcia che già ieri lo si vede lontano un miglio, è in panchina nervoso aspettando che si butta quella palla dentro, non sa che fare, i cambi al 75esimo su una partita 1-1 con una panchina del genere non esiste. Abbiamo bruciato Lindstrom, l'abbiamo mortificato per colpa tua, caro Garcia, e anche tu, presidente, per piacere fai quello che devi fare perché al di là che noi tifosi possiamo essere competenti o meno, le cose le abbiamo viste molto tempo fa. Chiudiamo così. 21 settembre, dopo una vittoria, io già avevo capito praticamente tutto. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video ragazzi, iscrivetevi e restate sintonizzati perché ci sarà la lavagna tattica della partita di ieri, perché la colpa è di chi sta in panchina, non certamente di chi scende in campo.